Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cosirel, compressa rivestita. Servier Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 8 aprile 2022. Cos'ha Cosirel, compressa rivestita? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cosirel, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cosirel, compressa rivestita? Cosirel, compressa rivestita ha un farmaco a base del principio attivo bisoprololo più perindopril, appartenente alla categoria degli antipertensivi e nello specifico ACE inibitori, altre associazioni. È commercializzato in Italia dall'azienda Servier Italia SPA. Cosirel, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cosirel 5 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Les Laboratoires Servier. Concessionario: Servier Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: bisoprololo più perindopril. Gruppo terapeutico: antipertensivi. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Cosirel è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione e o malattia coronarica stabile, in pazienti con una storia di infarto e o rivascolarizzazione del miocardio e o insufficienza cardiaca cronica stabile con funzione sistolica ventricolare sinistra ridotta, in pazienti adulti già controllati in modo adeguato con bisoprololo più perindopril, somministrati in concomitanza allo stesso dosaggio. Posologia. La posologia usuale ha una compressa una volta al giorno. I pazienti devono essere stabilizzati con bisoprololo più perindopril allo stesso dosaggio per almeno 4 settimane. La combinazione a dose fissa non è idonea per la terapia iniziale. Per pazienti stabilizzati con 2,5 mg di bisoprololo e 2,5 mg di perindopril, mezza compressa 5 mg/5 mg una volta al giorno. Se ha richiesta una modifica della posologia, deve essere eseguita una titolazione dei singoli componenti. Popolazioni speciali. Danno renale, vedere paragrafi 4 e 5, 2. In pazienti con compromissione renale, la dose raccomandata di Cosirel 5 mg/5 mg deve essere definita in funzione della clearance della creatinina come riportato nella tabella 1 sottostante. Tabella 1. Adeguamento delle dose in caso di danno renale. Clearance della creatinina, ml/min. Dose giornaliera raccomandata, CLCR a 0 yen 60. Una compressa di Cosirel 5 mg/5 mg 30. CLCR 60. Mezza compressa di Cosirel 5 mg/5 mg CLCR 30. Non idonea. A 0 raccomandata la titolazione individuale della dose con i singoli monocomponenti. Compromissione epatica, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Non ha necessario nessun adeguamento delle dose in pazienti con insufficienza epatica. Anziani. Cosirel deve essere somministrato in accordo alla funzionalità renale. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Cosirel nei bambini e negli adolescenti non è stata stabilita. Non sono disponibili dati in merito. Pertanto, l'impiego nei bambini e negli adolescenti non è raccomandato. Modo di somministrazione. La compressa di Cosirel deve essere assunta come dose singola una volta al giorno, al mattino, prima del pasto. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, o a qualunque altro inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE. Insufficienza cardiaca acuta o durante episodi di insufficienza cardiaca scompensata che richiedono terapia inotropa EV, shock cardiogeno, blocco AV di secondo o terzo grado, senza pacemaker, sindrome del nodo del seno, blocco senoatriale, bradicardia sintomatica, ipotensione sintomatica, asma bronchiale grave o grave malattia polmonare ostruttiva cronica, gravi forme di malattia occlusiva arteriosa periferica o gravi forme di sindrome di Raynaud, feocromocito ma non trattato, vedere paragrafo 4, acidosi metabolica, storia di angioedema correlata a precedente terapia con ACE inibitori, vedere paragrafo 4, angioedema ereditario idiopatico, secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 6, uso concomitante di Cosirel con medicinali contenenti alischiren in pazienti affetti da diabete mellito,
o compromissione renale, GFR. 60 ml/min/1,73 m2. Vedere paragrafi 4, 5 e 5. 1. Uso concomitante di sacubitril/valsartan. Vedere paragrafo 4 e 5. Trattamenti extracorporei che causano il contatto del sangue con superfici caricate negativamente. Vedere paragrafo 5. Importante stenosi bilaterale dell'arteria renale o stenosi dell'arteria in caso di un unico rene funzionante. Vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tutte le avvertenze e precauzioni di impiego relative a ciascun componente sono applicabili a Cosirel. Ipotensione. Gli ACE inibitori possono provocare una caduta della pressione arteriosa. Raramente è stata osservata ipotensione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In uno studio di interazione condotto su volontari sani non è stata osservata alcuna interazione tra bisoprololo e perindopril. Di seguito sono riportate solamente le informazioni sulle interazioni note dai, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cosirel, compressa rivestita. insieme ad altri farmaci come Eurosaltiazema Euro, Eurosangizema Euro, Eurosartissa Euro, Eurosnilladella Euro, Eurosniltiazem Doc Generica Euro, Eurosniltiazem Euro, Eurosniltiazem Milan Genericus Euro, Eurosniltiazem Ratiofarma Euro, Eurosniltiazem Sandoza Euro, Eurosnilcenea Euro, Eurosgilenia Euro, Eurosisoptin, compressa a rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Eurosisoptin, soluzione, uso interno, a Euro, Euroscolfiba Euro, Eurostiliema Euro, Eurosverapamil Doc Generica Euro, Eurosverapamil Lega Euro, Eurosverapamil Exala Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cosirel, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cosirel, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Sulla base dei dati disponibili sui monocomponenti, Cosirel non ha raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza ed ha controindicato durante il secondo e terzo trimestre di gravidanza. Bisoprololo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cosirel non influisce direttamente sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, ma in alcuni pazienti possono verificarsi reazioni individuali legate alla pressione sanguigna bassa, in particolare all'inizio del trattamento o in seguito a variazioni del medicinale ed in caso di assunzione contemporanea di alcol. Di conseguenza, la capacità di guidare veicoli o usare macchinari può essere compromessa. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comunemente riportate con il bisoprololo includono cefalea, capogiro, peggioramento dell'insufficienza cardiaca, ipotensione, estremità fredde, nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, stipsi, astenia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non ci sono informazioni in merito al sovradosaggio di Cosirel nell'uomo. Bisoprololo. Sintomi. Generalmente i segni attesi PA comuni conseguenti al sovradosaggio di un beta bloccante sono bradicardia, ipotensione, broncospasmo, insufficienza cardiaca acuta e ipoglicemia. Ad oggi sono stati riferiti pochi casi di sovradosaggio con bisoprololo, massimo 2000 mg, in pazienti con ipertensione e o malattia cardiaca coronarica, nei quali sono state osservate bradicardia e o ipotensione. Tutti i pazienti si sono ristabiliti. La sensibilità ad una singola dose elevata di bisoprololo varia ampiamente da persona a persona ed i pazienti affetti da insufficienza cardiaca sono probabilmente molto sensibili. Trattamento. In generale, in caso di sovradosaggio, il trattamento con bisoprololo deve essere interrotto e deve essere effettuato un trattamento sintomatico e di supporto. Dati limitati suggeriscono che il bisoprololo è fortemente dializzabile. In base alle azioni farmacologiche attese e alle raccomandazioni per altri beta bloccanti, occorre prendere in considerazione le seguenti misure generali, come da esigenze cliniche. Bradicardia. Somministrare atropina per via endovenosa. Se la risposta è inadeguata, è possibile somministrare con cautela isoprenalina o un altro agente con proprietà cronotrope positive. In alcune circostanze può rivelarsi necessario l'inserimento di un pacemaker transvenoso. Ipotensione. Somministrare fluidi e vasopressori per via endovenosa. La somministrazione di glucagone per via endovenosa può risultare d'aiuto.
Blocco AV di IUI grado. I pazienti devono essere attentamente monitorati e trattati con infusione di isoprenalina o inserimento di un pacemaker cardiaco transvenoso. Peggioramento acuto dell'insufficienza cardiaca. Somministrare per via endovenosa diuretici, agenti inotropi e vasodilatatori. Broncospasmo. Somministrare terapia broncodilatoria come isoprenalina, medicinali I2, simpaticomimetici e o aminofillina. Ipoglicemia. Somministrare glucosio per via endovenosa. Perindopril. Sintomi. Sono disponibili dati limitati in caso di sovradosaggio per l'uomo. I sintomi associati al sovradosaggio di ACE inibitori possono includere ipotensione, shock circolatorio, disturbi elettrolitici, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, bradicardia, vertigini, ansia e tosse. Trattamento. Il trattamento raccomandato per il sovradosaggio all'infusione endovenosa di cloruro di sodio soluzione 9 mg/ml, 0,9%. In caso di ipotensione, il paziente deve essere posto in posizione di shock. Se disponibile, può essere anche considerato il trattamento con angiotensina I per infusione e o catecolamine per via endovenosa. Il perindopril può essere rimosso dalla circolazione con emodialisi, vedere paragrafo 4.4. La terapia con pacemaker è indicata per la bradicardia resistente alla terapia. I segni vitali, elettroliti sierici e concentrazioni della creatinina devono essere monitorati continuamente. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. ACE inibitori, altre combinazioni. Codice ATC C09BX02. Meccanismo di azione bisoprololo. Il bisoprololo è un agente bloccante dell'I1, adrenorecettore altamente selettivo, privo di attività intrinseca di stimolazione e relativa stabilizzazione, proprietà farmacocinetiche. La velocità ed il grado di assorbimento di bisoprololo più perindopril in Cosirel non sono significativamente diversi, rispettivamente, dalla velocità e grado di assorbimento di bisoprololo e perindopril quando assunti, dati preclinici di sicurezza. Bisoprololo. I dati preclinici non evidenziano nessun particolare rischio per l'uomo in base agli studi convenzionali condotti su sicurezza farmacologica, tossicità per dose ripetuta, genotossicità e potenziale cancerogeno. Negli studi, elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, cellulosa microcristallina pH 102 e 460, calciocarbonato e 170, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato di tipo A e 468, silice anidra colloidale e 551, magnesio stearato e 572, sodio. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.